Benvenuto, benvenuta a questo nuovo video di Tango Analysis. Mettiamo insieme tre elementi: gancio laterale, tomada e arrastrada, e li mettiamo insieme in una sequenza di 8 battute. Andiamo a vedere. Partiamo da un video che ho già pubblicato chiamato Donde estás? Carlos Di Sarli. In questo video io e Monica mostriamo come abbiamo costruito e proposto ai nostri allievi di Torino una composizione, una sequenza, utilizzando i tre elementi di cui ti ho detto, mettendoli però in una frase da 8. L'idea, che ti consiglio, anzi ti invito a fare anche da solo, da sola, è questa: prendere degli elementi, chiamarli A, B, C, che ne so, e provarli a comporre a modo tuo. Supponiamo che il gancio laterale sia A, la tomada sia B e l'arrastrada sia C. Funzionerà meglio A, B, C o C, B, A o B, C, A, insomma, come può funzionare? È utile perché hai sempre più confidenza così con l'elemento e sai come comporli nell'improvvisazione, che tu sia leader o che tu sia follower, insisto. La composizione è qualcosa che non riguarda soltanto il mondo del leader, ma anche il mondo del follower, perché più anche tu follower hai familiarità, padroneggi, la composizione di elementi, poi nell'improvvisazione sei avvantaggiata. Ok? Allora, andiamo a vedere insieme la sequenza, ok? La mini coreo, diciamo, comunque la sequenza, e vedrai come la ripetiamo 3 volte, 4 volte, non ricordo, nello stesso modo per poi uscirne, ok? Ovviamente nello stesso modo vuol dire che all'interno del giro di 8, ripetendo la sequenza come movimenti allo stesso modo, ci saranno qualità lievemente diverse. Perché? Perché la musica ovviamente cambia. Quando entra il cantante ha una sfumatura, ha un sapore, ha un colore lievemente diverso, ma noi manteniamo la sequenza di esercizio. E questo è un altro esercizio che ti consiglio assolutamente di fare per migliorare il tuo tango, per migliorare l'interpretazione del tuo tango, che tu sia leader o che tu sia follower. Andiamo a vedere. Andiamo quindi a vedere insieme il video Donde estás? Carlos Di Sarli, Dario Moffa e Monica Bozzano. Lo trovi nella playlist Lezioni di musicalità. Dopo pochi secondi iniziamo al 10° secondo la struttura. Andiamo a vederlo insieme. Al 10° secondo vedi che abbiamo montato tutta questa sequenza con una piccola altalena iniziale dove poter inserire un gancio laterale. Al 16° secondo, all'uscita del gancio laterale, c'è la tomada. Stoppiamo un secondo, non mi dilungo ovviamente sull'aspetto tecnico, come si esegue un gancio, come si esegue una tomada, una arrastrada, perché non è questa la sede, qui parliamo di musicalità. Okay? Come montare insieme elementi cercando di dare anche un senso e un valore interpretativo. Su come si fanno i singoli elementi ci saranno altri video. Andiamo avanti. Dalla tomada segue l'arrastrada. È un'arrastrada particolare perché è un'arrastrada piede esterno a piede esterno, e per costruire al meglio questa arrastrada hai visto che c'è stato un riposizionamento mio per riuscire a ricostruire meglio il triangolo equilatero che mi consente una buona arrastrada. Ok? Dall'uscita dell'arrastrada andiamo a ritrovarci nella posizione iniziale per poter replicare la sequenza. Al 27° secondo riparte la sequenza tale quale: gancio, tomada, riposizionamento con un cambio di peso,
arrastrada, riporto e stop, entra il cantante e continuiamo a ripetere la sequenza. E nuovamente per la quarta volta andiamo a ripetere la stessa sequenza allo stesso modo. Guardiamolo ancora insieme. Quindi dopo a 1 minuto e 17, dopo che il cantante dice "Donde stas?", iniziamo a improvvisare. Quindi usciamo volutamente dalla sequenza per cercare di fare che cosa? Per cercare di costruire delle alternative, sempre stando sugli stessi elementi, possibilmente, ma cercando di modificarli. Andiamo a vedere delle soluzioni diverse utilizzando gli stessi elementi, ma non nella sequenza. Vieni con me. Andiamo a 1 minuto e 17. Guardalo con me. In questo momento ho raddoppiato il gancio laterale. Ok, quindi prima variante, raddoppio invece di fare solo un gancio, entra, esce, entra. Ok, quindi doppio. Poi, dopo poco, ho trovato un'altra variazione a 1,37, ovvero sia la tomada non porta ad un incrocio, ma porta ad un passo laterale. Quindi invito Monica a non incrociare, come se fosse un classico cruce, no, del 5, ma ad un'apertura, quindi variazione sulla tomada. Poi a 1,57 c'è ancora un'altra variazione. Questa volta prima c'è la tomada e poi c'è il gancio, quindi non è A più B, ma B più A. Andiamo a vedere cosa succede. 1,57, guarda con me, e hai visto che il gancio è triplo, quindi non è singolo, non è doppio, ma è triplo. Ovviamente gli elementi vengono costruiti in modo diverso e quindi dà la possibilità di giocare diversamente l'elemento da un punto di vista musicale. Ancora 2 variazioni. A 2 minuti e 13 c'è un'arrastrada un po' particolare perché in qualche modo c'è una relazione a martello tra il mio piede e il piede di Monica, e quindi io l'arrastro. Lo guardiamo insieme, guarda, faccio prima fartelo vedere che raccontartelo a parole. A 2,13 ed io faccio incastrare come se fosse un enganze forzato, un cruce in qualche modo forzato, e lei sviluppa, e quindi questo lo inseriamo tra le possibilità di arrastrata. Ok? Ultimissima variazione, a 2,18 abbiamo, guardiamolo insieme, una tomada a cui segue un'altra tomada, quindi B più B. Guardiamo insieme, tomada, altra tomada sull'altra gamba, sì? Altro piede, altra idea, altra possibilità creativa. Ok, io allora spero innanzitutto che ti sia piaciuto analizzare, provare a montare con me questi 3 elementi. Spero che ti sia stato utile come suggerimenti, come idea. Prova anche tu, montali in forme diverse, giocaci A, B, C, nell'ordine che preferisci, perché ti fa bene e è anche divertente. Io ci credo. Ti metto in descrizione ovviamente il link da cui sono partito, che è Donde stas? Ballato a Torino con i nostri allievi, e ti aspetto come sempre al prossimo Tango Analysis. A presto!
Ciao!